abbiamo fatto la torta di mele, la torta tipica della nonna. Vi facciamo vedere tutti i passaggi per farla così alta, soffice, vedete com'è anche bella esteticamente. Vediamo tutta la ricetta, tutti i passaggi. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare la torta di mele classica della nonna sono 4 mele golden, 4 uova, un pizzico di sale, 180 g di zucchero, mezza bustina di lievito, scorza grattugiata di un limone, scorza grattugiata di un'arancia, mezzo succo di limone, 120 g di farina, 0, 80 g di fecola, 80 g di noci. Ci servirà lo zucchero a velo da spolverizzare sopra e poi anche 2 cucchiai di marmellata di albicocche. Inoltre noi andiamo ad utilizzare 60 ml di olio extravergine di oliva. La ricetta tradizionale della torta di mele prevede il burro, quindi se volete utilizzare il burro utilizzate la stessa quantità di burro. Oppure olio di semi di girasole potete anche utilizzarlo. Noi utilizziamo l'olio di oliva perché facciamo questa ricetta ogni settimana e preferiamo utilizzare l'olio di oliva perché ci sembra più sano, però scegliete liberamente. Cominciamo rompendo le uova. Noi stiamo utilizzando una planetaria, ma potete fare benissimo questa ricetta anche semplicemente con delle fruste. La planetaria è sempre più comoda. Un pizzico di sale che esalta i sapori. Abbiamo messo la frusta e adesso accendiamo prima piano, poi quando mettiamo lo zucchero aumentiamo la velocità. Stiamo versando lo zucchero, ne versiamo solo 140 grammi, gli altri 40 grammi ce li teniamo per dopo. Abbiamo aumentato la velocità. Aggiungiamo la scorza di un limone e adesso la scorza dell'arancia. Aggiungiamo l'olio. Dopo un quarto d'ora abbiamo spento la planetaria, l'impasto è praticamente pronto. Abbiamo tagliato le mele a fette e ci stiamo mettendo il succo di limone. A questo punto mischiamo le polveri. Abbiamo messo la fecola, l'abbiamo unita alla farina, adesso stiamo mettendo la mezza bustina di lievito. A questo punto aggiungiamo le polveri, le stiamo setacciando e le stiamo aggiungendo al composto che abbiamo montato in planetaria. Come vedete si tratta di un dolce abbastanza veloce, facile. Quindi noi per esempio lo facciamo appunto una volta alla settimana per la colazione, però si può mangiare anche a fine pasto la domenica, quindi è un dolce tipico della tradizione italiana, ma che esiste anche in tantissime altre versioni in altri paesi, che si presta benissimo sia come dolce per colazione che come dessert. La nostra torta di mele inoltre è una torta abbastanza democratica, non ci sono dei sapori molto forti che a volte ci sono nelle torte di mele, è un po' a gusto, è appunto la classica torta di mele della nonna, quella dal gusto semplice, facile, che accontenta un po' tutti. Tra l'altro poi questo è un dolce che piace tantissimo ai bambini, noi soprattutto da quando abbiamo la bimba lo facciamo veramente una volta alla settimana perché può mangiarlo anche lei. Che infanzia sarebbe senza dolce alla mela della nonna? Ci deve essere sempre. Preriscaldiamo il forno a 160 gradi statico. Tagliamo le mele a tocchetti. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero alle mele che abbiamo tagliato a tocchetti e amalgamiamo. A questo punto spezzettiamo le gheriglie delle noci. Mettiamo la metà delle gheriglie all'interno dell'impasto della torta di mele e amalgamiamo. Le noci anche rappresentano una scelta democratica perché più o meno piacciono a tutti, a differenza magari dell'uvetta che può non piacere.
E noi anche il limone rappresenta un'altra scelta democratica, il limone e l'arancia, perché anche lì se andate a mettere la cannella, che per esempio a me piace tantissimo, però a tantissime persone non piace, quindi meglio aromatizzarla con aromi che appunto possano piacere davvero a tutti, per non scontentare nessuno. Stiamo mettendo anche i pezzettini di mela all'interno. Noi amiamo il dolce di mele, la torta di mele, infatti quando viaggiamo cerchiamo di assaggiare in ogni paese la torta di mele locale. Sapete che cambia di paese in paese, ci sono veramente tantissime varianti della torta di mele e magari ve le facciamo vedere perché le abbiamo provate praticamente tutte. L'apple pie, lo strudel di mele in Austria e tutti sono buonissimi. Fateci sapere anche voi qual è la ricetta che vi ha tramandato la nonna della torta di mele, quella tipica italiana, e se avete delle ricette che vi piacciono particolarmente per la torta di mele, perché siamo molto curiosi, siamo molto interessati all'argomento torta di mele. Adesso tagliamo le fettine che andranno sopra, quindi prestiamo particolare attenzione perché andranno ad adornare la nostra torta. Vedete, fettine sottili e più o meno tutte uguali. Aggiungiamo i 40 g di zucchero che ci eravamo lasciati alle fettine di mela che andranno ad adornare la nostra torta. Aggiungiamo 2 cucchiai di marmellata di albicocche, questo darà un sapore davvero particolare alla vostra torta di mele. Stiamo ungendo la teglia da 26 cm con un po' di olio. A questo punto possiamo versare il composto della torta di mele nella teglia. Come avete visto ci abbiamo messo davvero pochissimo tempo. Quindi è una torta che si può fare una volta a settimana. Mettiamo una manciata di gheriglie di noci. Possiamo cominciare a disporre le fettine di mela. Cercate di disporle esattamente come stiamo facendo noi, perché vedrete che poi alla fine l'aspetto finale è veramente bellissimo, devono essere abbastanza ordinate. Mentre le disponete cercate anche di intingerle nel succo che ha sprigionato la marmellata di albicocca, che si trova un po' sul fondo adesso. Quindi vedete, le disponiamo in cerchio, quindi diciamo che la torta di mele cambia di famiglia in famiglia, di paese in paese, però ci sono delle regole fisse, chiamiamole regole, anche se poi la torta di mele perfetta non esiste perché davvero cambia non solo in base alla famiglia ma anche in base ai gusti. Comunque i pezzi di mela devono essere succosi, ovviamente noi facendo così con la marmellata li rendiamo ancora più succosi. Poi l'impasto deve essere soffice e ovviamente quello lo ottenete anche grazie all'utilizzo della fecola. Poi le mele più adatte ovviamente cercate di utilizzare sempre mele tipo golden o renette che si prestano alla torta di mele, sono quelle più diciamo farinose, e così vedrete che la torta di mele vi verrà perfetta, la tipica torta di mele italiana. Perché poi se pensiamo all'apple pie sono veramente dolci completamente diversi. Ecco qui. Quindi la nostra torta di mele è pronta per andare in forno. Il forno è sempre a 160 gradi statico. Sono passati 45 minuti. È praticamente cotta, però adesso chiudiamo il forno e lasciamo la torta di mele altri 10 minuti in forno a forno spento. Dopo 10 minuti quindi togliamo dal forno la nostra torta di mele, pronta, c'è un profumo di torta di mele in casa buonissimo ed eccola qui la nostra torta, guardate che bella.
Bene, eccola qui, quindi la nostra ricetta è terminata, tra un po' ci metteremo lo zucchero a velo, la metteremo sulla grata a raffreddare. In ogni caso, se questa ricetta vi è piaciuta, fatecelo sapere nei commenti, scriveteci, come vi ho detto prima, come la fate voi la torta di mele, qual è la vostra ricetta, taggateci su Instagram se rifate la nostra ricetta con le vostre foto, nel nostro gruppo Facebook iscrivetevi perché ormai è un gruppo molto vivo, ci sono tutte le foto delle vostre ricette seguendo i nostri video. E ovviamente vi lasciamo la ricetta in info box, ma anche tutte le curiosità sulla torta di mele sul nostro sito www.cucinageek.it. E iscrivetevi al canale, mi raccomando dovete cliccare sulla campanella, altrimenti le notifiche non le ricevete quando facciamo i nostri video. Alla prossima ricetta, ciao! La torta era già bella così, senza zucchero, perché a volte lo zucchero a velo si usa anche per coprire degli inestetismi delle torte, però a noi era venuta bellissima anche senza. Vedete queste parti di crosticina e lucentezza data dalla marmellata. Un piccolo trucco per farla venire ancora meglio.